Ciao e benvenuti tutti sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di regime forfettario. Ecco, usciamo un attimino dai soliti discorsi di bonus e non bonus e parliamo di forfettario perché voglio parlarvi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi all'estero. Quindi oggi vediamo cosa fare nel caso di vendite di merci o di servizi a dei clienti esteri, cioè fuori dall'Italia. Quindi vediamo tutte le regole dell'IVA, delle cessioni di beni e prestazioni dei servizi resi nei confronti di controparti estere, quindi vendita di beni e di servizi con dei clienti esteri. Infatti i contribuenti italiani, stiamo parlando in questo momento, che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, dal 54 all'89 della legge 23 dicembre 2014, la numero 190, sono esonerati da diversi adempimenti. E adesso vi faccio un piccolo riassuntino. Primo, versamento dell'IVA e tutti gli altri obblighi, come ad esempio la registrazione delle fatture, la tenuta della contabilità, la conservazione dei registri e dei documenti, dalla dichiarazione IVA annuale, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione. E secondo punto, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere. Quindi stiamo parlando solo dell'esterometro, perché del modello Intrastat te ne parlo più avanti nel video. Il contribuente forfettario italiano non detrae l'IVA sugli acquisti e non esercita la rivalsa dell'IVA nell'ambito di tutte le operazioni nazionali, emettendo fatture che possono essere sia cartacee o in alternativa possono essere anche quelle elettronica, e non applica a questo punto l'IVA. Quindi, detto in parole povere, stringi, non addebita l'IVA nelle fatture di vendita e non detrae l'IVA dalle fatture di acquisto. Prima di continuare nel video vorrei chiedere a tutti coloro che mi stanno guardando in questo momento e che non sono ancora iscritti al mio canale di YouTube di iscriversi qui sotto e di attivare anche la campanellina. Costa veramente poco e potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto. Grazie. Adesso vediamo le cessioni di beni verso l'estero, quindi stiamo parlando di vendite di merce all'estero. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti residenti in un altro Stato dell'Unione Europea non sono considerate delle cessioni o vendite intracomunitarie. Questo vuol dire che si tratta di operazioni assimilate alle operazioni interne, cioè in Italia, per le quali non deve essere applicata l'IVA in fattura. Quindi, quando si emette la fattura nei confronti del cessionario intra-UE, quindi verso un cliente dell'Unione Europea, il cedente, quindi il forfettario, deve indicare che l'operazione, essendo soggetta al regime forfettario, non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 42,2 bis del decreto legge 331 del 93. Non essendo considerate delle cessioni, quindi vendite intracomunitarie, a questo punto vengono meno tutti gli adempimenti che riguardano queste operazioni. In altri termini, i soggetti in regime forfettario non sono tenuti a: primo, all'iscrizione nella banca dati VIES, che in pratica sarebbe una banca dati gestita dall'Agenzia delle Entrate con l'elenco di tutte le partite IVA italiane che lavorano con l'estero. E secondo, alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni. Quindi stiamo parlando dell'Intra 1 bis. Inoltre, il regime forfettario non preclude la possibilità di effettuare operazioni con l'estero e in particolare le operazioni e tutte le operazioni assimilate. Questo perché la particolare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé
un'attività di maggiori dimensioni che è incompatibile con il regime forfettario. E ce lo ha spiegato proprio la circolare del 4 di aprile del 2016, numero 10 dell'Agenzia delle Entrate. Allo stesso tempo, però, ed ora ti parlo un momentino nel classico linguaggio politichese, che sarà incomprensibile a molti da capire, il comma 58, lettera E, della norma istitutiva rinvia alle disposizioni del DPR 633 del 72 ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare in caso di effettuazione di importazioni, esportazioni o operazioni assimilate. Chiuso il capitolo del linguaggio politichese, torniamo al nostro video e adesso vediamo le prestazioni di servizi verso l'estero. Quindi stiamo parlando della vendita di un servizio a un cliente estero. Quindi per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese ai committenti esteri, Unione Europea o Extra CE, queste operazioni richiedono l'applicazione delle regole, diciamo quelle ordinarie, vale a dire delle disposizioni proprio previste dagli articoli 7 ter e successivi, sempre del DPR 633 del 72. Ma facciamo un esempio per capire, perché detto così potrebbe essere incomprensibile. Quindi, un soggetto italiano che applica il regime forfettario e svolge una prestazione di servizi generica, nei confronti di un soggetto passivo intracomunitario, quindi un cliente estero, a questo punto il forfettario italiano deve fare queste cose. Iscriversi al VIES, che ti ho già spiegato prima che cos'è questo elenco. Secondo, emettere una fattura, che può essere sia cartacea oppure una fattura elettronica, dipende da come viene meglio che gestisci la tua documentazione, senza però addebitare l'imposta, quindi l'IVA, in fattura, proprio ai sensi dell'articolo 7 ter del DPR 633 del 72. Terzo, deve compilare l'elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi, quindi stiamo parlando dell'Intra 1 Quater. E su questo punto ti posso assicurare che se non sei più che un esperto di informatica, provare a rinviare un modello Intrastat da soli è una cosa veramente complicatissima, allucinante, te lo posso assicurare, nel senso che ovvio, si può provare a fare da soli, però per fare prima ti consiglio di rivolgerti a un consulente fiscale se non vuoi veramente impazzire per riuscire a compilare una dichiarazione per la dogana. Infine, nel caso in cui la controparte, cioè il cliente, fosse dell'extra CE, quindi fuori dall'Unione Europea, per quanto riguarda la fatturazione della prestazione dei servizi, valgono le stesse condizioni che vi ho appena detto poco fa in questo video. Diciamo che questi sono i punti principali per riuscire a capire come fatturare a un cliente o a dei clienti sia nell'Unione Europea che dei clienti fuori dall'Unione Europea. Bene, il video finisce qui, ti ringrazio per avermi guardato e se hai delle altre richieste di video e vuoi che ti parlo di qualcosa in particolare, fammelo sapere qui sotto nei commenti, così mi posso organizzare e prepararti un video. E come sempre ricordati di iscriverti al mio canale di YouTube, così non perderai nessuna prossima novità. Ti aspetto, ciao!